All'inizio del XX secolo, prima delle 2 guerre mondiali e quando mia nonna era piccola piccola, nelle fredde e lunghe notti invernali, le famiglie si riunivano attorno al focolare e i vecchi narravano ai più piccoli le leggende di giuvature, cioè favolosi tesori incantati, nascosti e custoditi da folletti, spiriti giganti e agli onnipresenti demoni. Questi tesori si trovavano, o si dice si trovino ancora, soprattutto nelle zone costiere e si distinguono in 2 specie ben precise. I tesori liberi, quelli che puoi trovare per caso e tenerteli, e i vincolati, i tesori vincolati, che sono quelli per i quali occorre la chiave. Sono dei tesori detti volgarmente legati da o una maledizione, un incantesimo o qualche patto sovrannaturale. Quindi per entrare in possesso di questi tesori bisogna non solo trovare il luogo dove sono stati seppelliti secoli e secoli fa, ma anche smagare l'incantesimo posto a loro protezione. E gli incantesimi potevano essere molto complicati, a volte anche sanguinolenti, e se sbagliavi anche un solo piccolo passaggio, il tesoro ti svaniva fra le mani. La leggenda delle trovature, come tutte le leggende, nasce da un mescolarsi preciso di realtà e mito. La realtà è che tra un'invasione e l'altra dell'isola molta gente è dovuta scappare di corsa. Immaginatevi improvvisamente le varie occupazioni da cartaginesi, greci, romani, no, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui la gente più ricca seppelliva i suoi beni più preziosi nella speranza di riuscire a tornare a recuperarli prima o poi. E sicuramente un giorno, chissà in quali tempi antichi, un contadinotto o un povero pescatore, chi lo sa, mentre stava arando il suo campo o come tutti i giorni stava lanciando una rete, si sarà imbattuto in uno di questi tesori favolosi che potete immaginare letteralmente gli ha cambiato la vita. Non è difficile pensare come una notizia del genere Masciotone arricchio si sia sparsa per tutta l'isola, diventando appunto mitologica già in sé. Invece il mito a cui si mischia è quello plutonico, portato ovviamente dai greci e legato al mondo sotterraneo. La mitologia greca è piena di tesori protetti da creature fantastiche. Il primo che mi viene in mente, per esempio, è il vello d'oro degli Argonauti. Ora, il punto è che sembra che molti di questi tesori siano
principali tesori incantati in Sicilia. Principali, solo i principali. E spesso, come si diceva, il ritrovamento è legato a patti o a dovut des magici. Vedremo quali. Andiamo a Canicattì. Vicino alle colline di Canicattì sorgono due enormi rocce dentate, detto Pizzo Giummello, piccolo giummo. Il giummo, questo è un giummo. Qui si racconta che viveva un gigante Manurafierro che vinse sotto la montagna una grande battaglia e con un pugno ruppe in due la roccia e sotto vi seppellì le armature nemiche e il suo tesoro. Per disincantare questo tesoro, e questa è una di quelle più facili, ve lo dico, bisogna mettere insieme 100 cantare spogli di cipolla, cioè 100 quintali di spoglie di cipolle. Poi bisogna versare del sangue, possibilmente innocente. A mezzanotte in punto Manurafierro compare, prende una bilancia enorme e comincia a pesare le spoglie di cipolla e poi comanda tutti i venti perché infurino terribilmente e se neanche una spoglia di cipolla vola via, se la bilancia resta lì ferma e non cade e se le enormi rocce iniziano a cozzare fra di loro, il tesoro è disincantato, altrimenti ti ritrovi con un pugno di foglie secche o pietre. Nel messinese abbiamo invece un fuddetto o un muddetto, un folletto che in realtà ritroviamo anche in zone come la Campania o la Calabria col nome di Munasciel. Un fuddetto, uno dei cui nomi è Mazzamorietto, ha un berretto rosso e sta a custodire alcuni dei segreti nella provincia del Messinese e per smagarli, per ottenerli, per sapere dove sono, devi riuscire a rubargli il cappellino rosso. Allora in quel caso il folletto è obbligato a dirti dov'è il tesoro e a consegnartelo. Ma attenzione, non è che una volta che gli hai preso il cappello è finita lì, perché è molto lesto a rubartelo fino all'ultimo momento e fino all'ultimo momento il tesoro può trasformarsi in foglie secche. A Milazzo invece, sotto le mura della Cinta Spagnola, vicino alla chiesa di San Rocco, si narra una trovatura che richiedeva un rituale molto preciso. Una donna doveva in una sola giornata, attenzione, in una sola giornata, cardare, filare, imbiancare il lino, tesserne un tovagliolo, cuocere la pasta e mangiarla su quel tovagliolo nella grotta prima del tramonto. Dio pagherei per vedere le donne che ci hanno provato.
sasso, praticamente questa rocca è un enorme pezzo di roccia e c'è anche un largo campo che si estende sulla strada che da Agrigento conduce a Raffadali. Pietri ci dice che ogni 7 anni, a mezzanotte in punto, questa rocca si apre dalla sommità e vi si celebra una fiera a Vera Regnante, la fiera degli incanti, con frutta tutta d'oro e che si può comprare con poche monete. La fiera dura quanto durano i rintocchi della mezzanotte. All'ultimo la rocca si richiude e chi si è visto si è visto. Se ne riparla tra altri 7 anni. Si racconta di un capraio che in una notte d'inverno, passando per quella strada, allo scoccar della mezzanotte, vide la rocca tutta illuminata e vide anche la sua sommità aprirsi e certe figure bianche invitarlo a entrarvi. Entrò, vide la caverna popolata di altre figure lunghe, tutte vestite di bianco, vaganti qua e là. E gli parlavano in una lingua incomprensibile, con certi cenni, e lo volevano invitare a comprare qualcosa, ma lui non aveva un quattrino. E allora le magiche venditrici gli frugarono nelle tasche e gli trovarono un grano, l'equivalente più o meno di 2 centesimi, e per esso gli vendettero tante arance da riempirgli le bisacce, solo che quelle arance erano d'oro. Conducendolo per mano lo fecero uscire dalla caverna e la rocca, scuotendosi dalle radici, si richiuse e ridiventò oscura, tanto che dalla paura il povero capraio svenne. L'indomani andò dal suo padrone a raccontargli quell'avventura e il padrone, volendolo imbrogliare, si fece dare le mele e il padrone, volendolo imbrogliare, si fece dare la frutta d'oro con la scusa di portarla a fare benedire. Ma appena gli rubò la frutta, praticamente aprì il sacco che la conteneva. Invece delle mele d'oro, della frutta d'oro, trovò solo dei gusci di lumaca. Infine vi lascio con un rituale di trovatura poco peculiare che, se non erro, va dall'interno dell'isola verso l'esterno. Ci sono giovature che, per essere smagate, hanno bisogno che voi andiate lì con un amico o con un'amica. Il punto è che una volta trovato il tesoro, uno dei 2 amici, non si sa quale, esce pazzo, perde il senno. È così. Secondo voi in quanti ci hanno provato? E queste erano alcune delle leggende e degli incantesimi per